Andiamo oggi a conoscere un mazzo che attinge al mondo onirico e sciamanico degli archetipi e della conoscenza simbolica. Ogni carta rappresenta infatti una finestra verso il mondo dei sogni. Siete pronti per conoscere l'oracolo Il sogno dello sciamano? Bene, solo la sigla ci divide dal farlo. Benvenuti a tutti e a tutte, io sono Angela e questa è la nuova puntata della Taroteca di Exoteric World. Prima di cominciare la visione però vi ricordo che cliccando in alto a destra troverete la playlist con tutti gli episodi precedenti e che subito dopo l'analisi delle carte ci sarà uno slideshow in cui le mostrerò tutte 64 a tutto schermo in modo da darvi l'opportunità di apprezzarle ulteriormente, magari facendo degli screenshot delle vostre preferite. Prima della fine della puntata troverete 3 schermate per vedere le playlist di tutti gli interattivi pubblicati e il logo per iscriversi al canale se avete gradito la visione. Bene, cambiamo inquadratura ed entriamo nel vivo della puntata. Venite con me. Benvenuti, eccoci di fronte alla nostra bellissima confezione di questo oracolo. Procediamo nella visione, nella parte fisica. In questo caso abbiamo una bella scatola enorme, confezione molto resistente e curata, direi, graficamente in modo ineccepibile. Troviamo già un'idea della grafica, di come appunto sono effettivamente le carte, una piccola e significativa introduzione e poi ovviamente questo è un mazzo di 64 carte partorito dalla mente di Alberto Villoldo e Colette Baron Reid, autrice di tantissimi altri oracoli e carte, e la parte grafica è stata curata da Gina della Grottaglia, ovviamente edito da Armenia. Quindi qui, come vedete, abbiamo il titolo, ecco, così potete visionare. Bellissima anche effettivamente da tenere in una libreria. E poi abbiamo questo meraviglioso cassettino che si può estrarre molto facilmente e quindi dentro troverete il libricino abbastanza grande. Ovviamente, essendo la versione in italiano, tutto il libro in pratica è dedicato alle spiegazioni delle carte, alle introduzioni, per adesso lo vedremo insieme. E quindi poi all'interno troviamo le nostre 64 carte, eccole qui. Allora possiamo chiudere la nostra confezione, così andiamo a vedere meglio. Questo è il mazzo fisicamente, potete vedere già il retro, molto elegante e ricco, dà proprio quella sensazione di bellezza, di ricchezza, di abbondanza, che viene effettivamente anche descritta poi graficamente anche nella parte davanti delle carte, ma poi lo vedremo meglio insieme e vi ricordo che troverete anche lo slideshow per osservarle tutte le carte una per una. E se vi dovesse piacere questo mazzo, ovviamente in descrizione trovate anche il link per acquistarlo. È molto grande, come potete notare, io ho delle mani abbastanza piccoline, ho qualche difficoltà nel mescolarle, però insomma in qualche modo si possono adottare delle strategie, giusto per darvi indicativamente un'idea di grandezza. Allora abbiamo 9 cm per 12,5 e
l'intero, diciamo, mazzo è di 2,3. Sì, è vero, si fa un po' di fatica a mescolarlo, anche perché il cartoncino si è vero un po' spesso, ma pur essendo spesso dà purtroppo l'idea di essere fragilino, quindi consiglio di prestare molta attenzione, perché è facile che si possano rovinare i bordi delle carte. Troviamo appunto il libretto, come vi dicevo c'è scritto tutto, lo vedremo, non mi soffermerò tanto perché lo vedremo nel corso della puntata, e così vi spiegherò anche varie cose. Basta sapere, l'importante è che c'è l'introduzione, un qualcosa che possa farvi capire il perché di questa grande idea e di questa collaborazione tra Villoldo e Baron Reid. Poi delle idee sul tipo, sulla lettura, sui metodi, e poi tutti i significati una per una. Infatti fino alla fine trovate proprio tutto, addirittura anche un indice verso la fine e qualche notizia sugli autori, che non guasta mai effettivamente, anche autori e artista. Adesso possiamo partire proprio con la visione delle carte. Eccoci di fronte alle prime 16 carte. Come possiamo vedere già da questa prima visione, ogni carta, analizziamo proprio la parte principale, e vedete come i colori sono molto forti, molto accesi e coinvolgenti. In ogni singola carta troviamo il numerino corrispondente, proprio perfetto per andarlo ad individuare subito nel libretto dei significati. Poi non solo, troviamo il titolo in basso, quindi come vedete nella parte più bassa della carta, e anche una piccola indicazione, quasi come se fossero dei significati principali per dare e infondere già una buona interpretazione. Quindi come vedete, rispetto poi ad altri oracoli, adesso diciamo per farvi giusto un esempio con l'oracolo risponde, un altro mazzo creato da Colette Baron Reid e anche la stessa artista, troviamo in questo caso i bordi e con questa, diciamo, cornice molto fine, e sono diversi effettivamente perché in questo caso l'impatto è più forte, molto più coinvolgente. Come vedrete e leggerete nel libretto, si attinge al mondo del sogno, dello sciamanesimo, ma non solo, effettivamente gli autori ci tengono a precisare che i simboli e tutto quello che è stato inserito nelle varie carte non ha a che fare soltanto né strettamente con i sogni e con i valori simbolici, diciamo, dei sogni e dello sciamanesimo, ma proprio con gli archetipi classici, con tutto quello che in qualche modo ci possa aiutare a fare un percorso, un viaggio, soprattutto con noi stessi all'interno di noi, ma anche a livello fisico, perché magari uno può pensare che siano adatti soltanto a una crescita, ad un'evoluzione personale. Certo, sicuramente, secondo me questa è la prima indicazione, però sono anche utili per valutare, osservare ciò che ci circonda, quindi anche questioni abbastanza pratiche. E quindi qui potete vedere il primo gruppo, poi magari ditemi qual è la vostra carta preferita. Una che mi ha coinvolto particolarmente, molto simpatica, dolce, dolce da un lato però molto forte, è il Cat Ear Pillar.
Cioè è stato lasciato così effettivamente perché in realtà si tratta del bruco, in questo caso, quindi potete vedere un bruco che sembra trasformarsi o comunque avere questo volto di gatto e quindi troviamo già l'indicazione, infatti poi lo potete leggere anche nel libretto stesso, di opportunità, è una carta di trasformazione, di evoluzione, una carta che ci invita a prendere in mano la nostra vita e di crearci delle opportunità. Una cosa molto bella di questo mazzo oracolare che non solo potete attingere dalle indicazioni e interpretazioni proprio inserite nel libretto stesso, però potete lasciarvi andare anche alle vostre intuizioni, alle vostre conoscenze, probabilmente anche ampliarle. In questo caso io spesso quando esce questa carta qui penso per associazione sia alle caratteristiche dell'astuzia, del sapersi destreggiare tra varie situazioni, del gatto, anche magari appunto alle capacità di trasformazione del bruco stesso e quindi a diventare da bruco a farfalla. Ci sono tante per dirne anche un'altra, cioè quel famoso marchio Caterpillar e quindi questo veicolo cingolato. Ecco, questo potrebbe essere un ulteriore significato che io ho segnato nel mio libretto personale quando ho studiato questo mazzo e che quindi mi dà proprio quella sensazione di trasformazione, nel senso di avere determinazione, forza, coraggio, di affrontare anche i momenti più particolari, difficili, le strade più impervie della nostra vita e però di affrontarle in un certo modo. Quindi questo è per darvi un'idea effettivamente di come si possono utilizzare queste carte, ma adesso vediamo man mano che ci sono tante altre indicazioni. Eccoci di fronte al secondo gruppo, dal 17 al 32. Il primo gruppo l'abbiamo già visto, non mi sono soffermata sul dirvi ogni singolo titolo, lo trovo un po' pesante e poi mi dilungherei eccessivamente. Li potrete vedere nello slideshow una per una, quindi se desiderate insomma vedere meglio alcune carte e soffermarvi sui titoli, insomma può essere già una cosa interessante. È ovvio che molti titoli sono tanto particolari, no? Come il fungo galattico, anche questo simpaticissimo, può sembrare un po' strano, molto simpatico, il cactus cornuto. È bello anche come significato in realtà e sono sicura che ognuno di voi potrebbe fare un esercizio del genere che può essere molto stimolante, cioè ancora prima di andare a prendere il libro stesso disporle come sto facendo io, ovviamente fare a gruppi, forse anche più piccoli, per osservarle, per scrivere i significati che riuscite a intuire solo semplicemente osservando ogni carta. Sono molto evocative, molto forti, cioè in ogni carta ci sono poi tutti i simboli, anche i colori, quindi ogni immagine può darvi veramente tanti spunti e tanta ispirazione, quindi cioè, sono sicura che solo osservando una carta, anche senza andare a leggere, riuscirete a trovare subito delle ottime informazioni. Si possono trovare, come vi dicevo, anche diciamo prima leggendo questa prima indicazione che trovate proprio nelle carte, giusto per darvi il
il là, un input iniziale, e quindi potete prendere nota e trovare addirittura dei vostri significati totalmente personali. Come vi dicevo, questo è un mazzo oracolare. Allora, come tutti i mazzi oracolari, hanno un loro tema, hanno dei loro significati che sono stati dati dagli autori in questo caso, e nulla toglie che appunto se ne possano aggiungere gli altri, come già detto. E poi dicevo che come tutti gli oracoli hanno un modo di parlarci molto forte, che può essere duro a volte, questo sì, però ci aiuta a capire veramente il nostro percorso, magari che cosa stiamo vivendo e che cosa sta succedendo, e metterci proprio in contatto con una parte di noi che magari purtroppo per la vita che conduciamo, per tutto ciò che ci circonda, che si muove troppo velocemente, troppo freneticamente, abbiamo proprio bisogno di prenderci qualche momentino per noi stessi, e quindi accedere alla nostra profondità, entrare in connessione con la nostra spiritualità, con il divino, qualsiasi esso sia. Perché, come dicevo, effettivamente non ci sono soltanto idee, spunti, simboli che richiamano a quei significati dello sciamanesimo, no, non soltanto. E non loro, quando parlano nel libretto di spirito, entrare in connessione con lo spirito non si rifà a nessuna religione in particolare, ma è un qualcosa legato all'universo, a un qualcosa che si connette con la nostra profonda spiritualità. Quindi qui potete guardare quest'altro gruppo e noi procediamo adesso a conoscere le altre carte. Eccoci di fronte al terzo gruppo. Anche qui, cioè, se volete potete fermare il video per visionarle, però vi ricordo sempre che c'è lo slideshow, così potete osservarle una per una. Andando a riprendere un po' il libretto, per farvi capire che è stato curato e, diciamo, costruito abbastanza bene. Infatti trovate il messaggio degli autori, l'introduzione, quindi proprio la spiegazione al mazzo stesso, e il fatto che ci tengono tantissimo gli autori. Colette Baron Reid è una sensitiva, creativa allo stesso tempo, certo, però riesce con la sua forte sensibilità a creare e pensare tutto questo, effettivamente con l'aiuto e il sostegno di Alberto Villoldo, che è psicologo, studioso di filosofia e soprattutto del mondo degli sciamani, e quindi con i suoi viaggi, con i suoi studi è riuscito ad arricchire tantissimo le sue conoscenze e portarle anche in questo mazzo. Il potere dei simboli, quindi qui ci sono altre spiegazioni, spiega come lavorare con questo mazzo. Consiglio ovviamente di leggerlo, consiglio anche poi di uscire un po' da queste indicazioni e trovarne delle proprie. È ovvio che ci sono, c'è un'infarinatura e quindi delle prime opportunità di conoscere questo mazzo, e anche mi sembra una cosa importantissima da sottolineare, come utilizzarlo, cioè come porre la domanda. Ed è bellissimo il fatto che si insiste sul, ad esempio, che cosa posso fare riguardo ad una situazione, oppure quale risultato, diciamo, posso ottenere se agisco in un certo modo, che cosa devo cambiare per migliorare le cose. Ecco, mette
in primo piano noi dobbiamo metterci in primo piano, noi dobbiamo essere gli artefici del nostro destino, prendere le redini in mano della nostra vita e appunto possiamo farlo proprio con queste indicazioni. Gli esempi di lettura: ad una carta, qui c'è a 3 carte e a 4 carte. Ciò non toglie che appunto, come vi dicevo, potete sviluppare un metodo totalmente vostro. E poi qui ci sono le carte. Di ogni singola carta troverete appunto il titolo, il numero, le prime indicazioni e un'ampia spiegazione, a volte molto filosofica. Questo è vero, può essere un po' difficile interpretare, certo, però insomma ci si può mettere con pazienza e dedizione ed estrapolare quelli che sono ulteriori significati andando a leggere tutto questo libretto, e si legge molto facilmente. Quindi, come potete vedere, come insisto, si può utilizzare in tantissimi modi diversi questo mazzo, e a me piace tantissimo questa carta, la Musa Gioiosa, dove c'è questo gatto che ha un pennello, che ha un violino in mano, quindi molto creativa. Infatti parla proprio di ispirazione, di un qualcosa che deve essere utilizzato, nostra potenzialità, per creare magari qualcosa, diciamo un progetto, un'idea. E adesso magari potete fermare il video e noi ci vediamo per l'ultimo gruppo. Ed eccoci di fronte all'ultimo gruppo, quindi siamo giunti a vedere tutte e 64 le carte. Per concludere questo percorso ovviamente ci tenevo a sottolineare, già detto, che è un mazzo super indicato per chi vuole fare un percorso di conoscenza di se stessi, di fare un percorso proprio di crescita, di evoluzione. Però vi potrà sorprendere anche il fatto che si possono utilizzare anche per la divinazione. Non è detto che, diciamo, per esempio, trovando questa carta, le scritte nel cielo, è ovvio che si parla di osservare intorno a noi, di vedere i segnali, magari qui in questo caso stretto, vedere anche le nuvole, le loro forme, però diciamo tendenzialmente ci suggerisce di metterci in ascolto e di osservare. C'è un qualcosa che riguarda il nostro destino, che possiamo modificarlo in qualche modo, però possiamo soprattutto impiegare le nostre capacità per farlo. E quindi questo, tradotto in termini di divinazione, probabilmente nella nostra vita sta accadendo un qualcosa che noi siamo ancora in grado di poter modificare e di poter cambiare. Quindi una cosa non è ancora totalmente definita, non è ancora totalmente scritta, e possiamo effettivamente scriverla noi. Poi dipende sempre dalle carte vicino. Quindi se troviamo questa carta insieme a una carta un po' più difficile e complessa, ad esempio adesso osservando c'è il muro, è ovvio che ci sono degli ostacoli che dovremmo superare, e quindi l'osservazione deve essere fatta in un certo modo. Quindi questo è giusto per farvi capire che si possono utilizzare in tutti i modi. È ovvio che non si parla di tarocchi quando ci si approccia a un mazzo, cioè tendenzialmente diciamo di tarocchi più o meno i significati sono sempre quelli, più o meno, poi dipende
dal tipo, dalla tipologia, è ovvio, però i mazzi oracolari sono tutti diversi e quando si prende contatto con un mazzo avrà il suo modo di parlare, quindi vi dovete approcciare come se avete davanti a voi una persona da frequentare, da conoscere, e questa è la stessa identica cosa. Per dire infine un'ultima disquisizione, vi consiglio di fare molta attenzione quando le mescolate, ve lo faccio vedere proprio in questa carta, non so se si può notare, qui si è già rovinata un pochettino questo angolino, eppure io mescolo in un modo molto delicatamente, faccio molta attenzione. Questo per farvi capire che, pur essendo spesso il cartoncino, forse per la tipologia di stampa o comunque per varie cose, perché come vedete non è così tanto lucido, sì, forse è proprio il tipo di stampa, è abbastanza fragilino, ecco, quindi consiglio di fare molta attenzione. Ecco, si conclude qui la puntata. Magari in descrizione ditemi, scusate, nei commenti ditemi che cosa ne pensate, qual è la vostra carta preferita, oppure se lo utilizzate in che modo, così possiamo anche scambiarci delle indicazioni. E poi, se volete, potete seguirmi anche su Instagram, vedere tante altre cose che faccio sul mio canale, e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!